Mouse wireless o mouse con filo? Cosa è meglio per il gaming? Per scoprire con quale si mira meglio, metterò a confronto Logitech G305 e Razer Viper Mini, due mouse economici ma di qualità top. E poi utilizzerò Aimlab, un gioco molto utilizzato per allenare la mira, ma che in questo caso mi servirà per ottenere dei risultati da poter confrontare. Nello specifico otterremo un punteggio per ognuna di queste abilità: flick, tracciamento, velocità, precisione, percezione e cognizione. Quindi non solo vedremo se si mira meglio con un mouse wireless o con un mouse con il filo, ma scopriremo anche se la latenza condiziona alcuni di questi aspetti fondamentali della mira. La routine che farò si chiama Aimlab Assessment ed è composta in tutto da 6 diversi esercizi. Ognuno di questi dura 60 secondi, ma per non fare un video troppo lungo vi mostrerò a velocità triplicata. Iniziamo! Nella parte superiore dello schermo, come puoi vedere, c'è la routine eseguita con il mouse wireless Logitech G305, mentre al di sotto ovviamente eseguo la stessa routine ma con il Razer Viper Mini, che avendo il filo è tecnicamente più veloce di 5 millisecondi. Per abituarmi alle diversità tra i due mouse ovviamente ho registrato le routine in giorni diversi. Inoltre, per ottenere dei risultati più naturali ho voluto eseguirle senza alcun riscaldamento. Nelle differenze più importanti tra i due mouse, oltre al filo abbiamo anche la forma ed il peso. La forma del G305 al centro è più larga in confronto alle estremità, esattamente l'opposto rispetto alla forma del Viper Mini, che invece rimane stretto al centro e poi si allarga verso le estremità. Per quanto riguarda il peso invece, quello del G305 è di 80 grammi, ma solo perché lo utilizzo senza copribatteria e con una batteria mini stilo, altrimenti ne peserebbe 99. Il Viper Mini invece pesa all'incirca 60 grammi, ma bisogna anche tener conto dell'attrito creato dal filo durante i movimenti, a meno che non si utilizzi un mouse bungee per tenere il filo sollevato. Entrambi i mouse hanno degli ottimi sensori, ma grazie ai risultati finali magari potremo vedere quale dei due risulta più preciso, se il sensore Hero del G305 oppure il PMV 3359 del Viper Mini. Un'altra differenza potrebbero farla i piedini dei mouse, soprattutto per quanto riguarda il tracciamento dei bersagli in movimento. Il G305 ha dei piedini normali, mentre il Viper Mini invece monta dei piedini in 100% PTFE e quindi di una qualità superiore, che rende lo scorrimento del mouse più facile e costante. Ovviamente i piedini in PTFE esistono anche per il G305, però bisogna comprarli a parte. La differenza teoricamente più importante comunque dovrebbero farla gli interruttori ottici Razer, che abbinati al filo rendono il Viper Mini uno dei mouse più veloci sul mercato, in termini di latenza o input delay. Infatti sono davvero curioso di scoprire se un ritardo inferiore garantisca automaticamente dei risultati migliori, nonostante noi non riusciamo a percepirlo. Ok, le routine sono state interamente mostrate, quindi ora possiamo analizzare e confrontare i risultati ottenuti. Incominciamo dai punteggi effettuati in ciascun esercizio. Nel primo ho raggiunto dei risultati migliori con il G305, nonostante sia stato l'1% più preciso con il Viper Mini. Nel secondo esercizio invece la precisione è stata esattamente la stessa, con il G305 però ho sparato qualche bersaglio in più e quindi ho ottenuto un risultato lievemente migliore. Nel terzo esercizio a quanto pare ho fatto un errore di decisione con il Viper Mini, altrimenti avrei ottenuto con lui il risultato migliore, dato il tempo di reazione 13 millisecondi più basso. Nel quarto esercizio, anche se i punteggi sono diversi, in realtà ho ottenuto praticamente lo stesso risultato. Come puoi vedere infatti ho avuto lo stesso identico tempo di reazione medio di 189 millisecondi. Purtroppo però, non essendo ancora abituato ai tasti più leggeri del Viper Mini, ho cliccato 2 volte per sbaglio, ottenendo così un risultato peggiore. Questo è davvero un peccato, anche perché il giorno prima avevo ottenuto una media di 165 millisecondi, quindi incredibilmente più bassa rispetto al G305. Nel quinto esercizio poi sono stato il 3% più preciso con il Viper Mini nel tracciare i bersagli, infatti anche il tempo medio sul bersaglio è migliore rispetto a quello del G305. Nel sesto esercizio invece non solo ho ottenuto un risultato migliore con il Viper Mini, ma sono stato sia più preciso del 7% che più veloce di 26 millisecondi, quindi una bella differenza. Ora passiamo ai 6 aspetti principali della mira. Con il G305 sono stato posizionato in top 45% per quanto riguarda il flick, top 48% nel tracciamento, top 46% nella velocità, top 33% nella precisione, top 8,5% nella percezione e top 43% nella cognizione. Con il Viper Mini invece ho raggiunto la top 46% per il flick, top 44% nel tracciamento, top 37% nella velocità, top 35%
20% per la precisione, top 16% percezione e top 47% cognizione. Se mettiamo a confronto queste percentuali, quindi, abbiamo flick e precisione praticamente identici su entrambi i mouse. La percezione e la cognizione migliori le ho ottenute con il G305, ma ovviamente hanno un'importanza diversa in quanto gli errori alla fine sono stati commessi da me e non dal mouse. Ciò che ha fatto una differenza reale invece sono i piedini in 100% PTFE, e questo lo si può vedere sia nel tracciamento che nella velocità ottenuta con il Viper Mini. In sostanza quindi non è semplicemente una questione di filo o wireless. Quando si tratta di mira e giochi competitivi è importante ogni singolo componente, sia interno che esterno, perché con dei componenti di qualità superiore è più facile raggiungere risultati migliori in meno tempo. Se vuoi saperne di più, quindi, ti consiglio di vedere i miei altri video sulle migliori tastiere, monitor e cuffie da gaming del momento.